In questo nuovo video vi voglio parlare, guarda caso, di scambiatori di calore a piastre. Ma nello specifico di che cosa? Nello specifico volevo parlare di un dettaglio legato agli scambiatori di calore a piastre, in quanto è una domanda che mi viene posta molto spesso. Ovvero, perché negli scambiatori di calore a piastre il fluido non entra in contatto con l'acciaio al carbonio? Dipende da che cosa? Dipende da come vogliamo realizzare lo scambiatore di calore a piastre. Cosa accade nella pratica? Se abbiamo dei fluidi che non hanno problemi ad essere in contatto con l'acciaio al carbonio, come potete vedere da queste fotografie, il fluido quando entra nella flangia è a contatto con l'acciaio al carbonio, dopodiché entra in contatto con le piastre che sono in acciaio inossidabile. Ma molto spesso i fluidi non devono entrare in contatto con parti che si possano ossidare, che si possano corrodere e quindi è preferibile che il fluido non sia mai a contatto con l'acciaio al carbonio. Come avviene questo? Come sapete abbiamo due tipologie di connessioni principali sugli scambiatori di calore a piastre, connessioni flangiate o connessioni filettate. Nelle connessioni flangiate il giochetto è abbastanza semplice. In pratica si tratta di realizzare la zona del fusto dei bocchelli con un rivestimento che può essere realizzato o in gomma, nitrile, etilenpropilene, Viton, oppure in acciaio inossidabile AISI 304 o 316. L'interno del fusto, nella zona del bocchello, è protetto anch'esso da questo lining. La guarnizione della prima piastra va a contatto con l'anello circolare del lining. In questo modo il fluido oltrepassa il fusto, entra tra le prime due piastre e non è mai a contatto con l'acciaio al carbonio. La piastra finale è una piastra cieca, quindi anche in questo caso non va a contatto con l'acciaio al carbonio, ma rimane sempre tra le piastre in acciaio inossidabile. A proposito, i fluidi non passano mai tra la prima piastra e il fusto, entrano direttamente tra le prime due piastre. Nel caso degli scambiatori di calore con connessioni filettate, potete vedere in queste fotografie come vengono realizzati i bocchelli. In pratica i bocchelli in acciaio inossidabile o in materiale plastico quando dobbiamo andare su prodotti che hanno una corrosività anche nei confronti dell'acciaio inossidabile, parlo ad esempio di acqua di mare piuttosto che di acidi. Come vedete il bocchello ha un riscontro, una sorta di cartella, chiamiamola così, che va a contatto con la guarnizione, viene trattenuta dal fusto e anche in questo modo il fluido che entra nello scambiatore è a contatto esclusivamente con acciaio inossidabile e materiale delle guarnizioni, non entra mai in contatto con il ferro o con la vernice o con un prodotto che si possa corrodere. Discorso diverso se abbiamo degli scambiatori evidentemente di tipo alimentare dove a quel punto la realizzazione è completamente inox, come potete vedere da queste fotografie, il dubbio in questo caso non si pone nemmeno. Interessante, vero? Buona giornata e grazie.